Benvenuti anche oggi per un nuovo tutorial. Oggi andiamo a realizzare insieme questa borsa, vedete, con una linea veramente molto particolare, con questa chiusura in acciaio che si apre in questa maniera qui. Io ho anche foderato, vedete, con una fodera rigida per rendere il lavoro sostenuto e vi devo dire che il risultato mi è piaciuto tantissimo. Andiamo a lavorare una striscia che farà da fondo e laterale e un pannello dove sarà inclusa chiaramente anche la patella di chiusura e un pannello davanti che andremo a lavorare direttamente alla striscia. In più io come accessori ho anche adattato una tracolla che possiamo portare a mano e una più lunga, vedete, per portarla a spalla. Ovviamente chi non volesse realizzarla, chi volesse, scusatemi, realizzarla in filato, può tranquillamente anche realizzarla in filato. Prima di passare al tutorial andiamo a vedere cosa ci occorre per realizzare questa borsa. Per il nostro tutorial io metto su 12 catenelle e le vado a lavorare con l'uncinetto numero 3,5. Quindi entro, vedete, nel punto subito dopo e la prima riga la lavoro semplicemente a maglia bassa. Quindi entro in ogni punto e lavoro delle maglie basse fino ad arrivare all'ultima catenella. Lavorate le mie prime maglie basse, il lavoro si presenterà in questa maniera qui. Adesso io giro il lavoro, vedete, in questa maniera e vado a lavorare il mio punto, che è una variante del punto crunch. Allora, entro, guardate, nel punto subito dopo, quindi non realizzo assolutamente la catenella. Entro, vedete, quindi nel punto subito, dall'uncinetto entro e realizzo prima una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e nello stesso punto realizzo una mezza maglia alta. Salto una catenella e di nuovo una maglia bassissima, quindi chiudiamo tirando direttamente il filo sull'uncinetto, entriamo all'interno del punto, ripeschiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Ancora vi faccio vedere un'altra volta. Salto, vedete, una catenella subito dopo, entro non in questo ma in quello dopo, realizzo una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e nello stesso punto, vedete, dove ho lavorato, lavoro una maglia mezza alta e di nuovo così fino alla fine. Una volta, vedete, che arrivo nell'ultimo punto da lavorare, perché il prossimo lo saltiamo, entriamo una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e di nuovo entriamo e lavoriamo la nostra maglia mezza alta. Ecco già come si presenta il lavoro. Giriamo il nostro lavoro sempre senza fare nessuna catenella e questa è la lavorazione. Adesso guardate, entro sempre nel punto, però devo lavorare 1, 2, 3. Praticamente io dovrò sempre e comunque saltare un punto. Quindi voglio farvi vedere bene, quindi avvicino il lavoro, vedete? Allora, qui abbiamo la lavorazione del punto, guardate, la riconosciamo perché fa questa lineetta, io lo chiamo anche punto lineetta. Allora, noi andiamo, vedete, in questo punto che si trova tra dove ho quello con l'uncinetto, guardate, ho questo subito dopo, quindi io entro in questa maniera qui, lavoro prima la mia maglia bassissima, poi filo sull'uncinetto e lavoro la maglia mezza alta. Abbiamo, guardate, la lavorazione a lineetta. Questa la dobbiamo saltare, quindi significa che io salto questo punto, entro nel prossimo e lavoro la mia maglia bassissima. E di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro la mia maglia mezza alta. Quindi in questo punto lavorerò sempre una maglia bassissima e una maglia mezza alta. Saltiamo il prossimo punto che è, vedete, la lavorazione con le lineette che noi le vediamo oblique, quindi saltiamo questo, entriamo nel prossimo e di nuovo maglia bassissima
e maglia mezza alta nello stesso punto. Ok? Di nuovo saltiamo questo punto, guardate, ed entriamo nel prossimo. Quindi maglia bassissima, filo sull'uncinetto e di nuovo maglia mezza alta. Guardate, ok? Adesso di nuovo saltiamo il prossimo punto, entriamo in quello dopo, maglia bassissima di nuovo, filo sull'uncinetto ed entriamo all'interno e lavoriamo la nostra mezza maglia alta. Di nuovo, guardate, saltiamo questo punto. Qui abbiamo, vedete, 1 e 2 punti, quindi se abbiamo lavorato correttamente avremo i 2 punti alla fine. Quindi entriamo all'interno e lavoriamo la nostra maglia bassissima, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e di nuovo maglia mezza alta. Giriamo il nostro lavoro ed ecco come si presenta la lavorazione. Adesso dobbiamo andare a proseguire per un tot di righe sempre alla stessa maniera, quindi vi faccio vedere di nuovo. Noi ci troviamo in questa maniera qui, vedete abbiamo il punto dove abbiamo l'uncinetto, in quello dopo entriamo di nuovo una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e maglia mezza alta. Guardate, abbiamo il punto subito dopo che saltiamo, nel prossimo entriamo e lavoriamo maglia bassissima, filo sull'uncinetto e maglia mezza alta. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui per un tot di righe. Io adesso vado a proseguire e vi dico in totale quante righe ho realizzato. Per la mia lavorazione io ho realizzato un totale di 111 righe, compresa la prima di maglia bassa. Un dettaglio importante che voglio farvi notare per contare le righe è questo. Allora, ogni riga noi la contiamo così. Dove abbiamo, vedete, la lavorazione delle lineette in questa maniera qui è una riga. Dove invece abbiamo questa linea dritta, vedete così, è un'altra riga. Quindi significa che conterò 1, 2, 3, 4 e così via. Quindi questo è un dettaglio per rendervi conto dopo, man mano che lavorate, come contare le vostre righe. Adesso ho iniziato con una maglia bassa, termino con un giro di maglia bassa. Quindi mi trovo qui, vedete, ho girato il mio lavoro, entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa, quindi non salto nessun punto per questa riga, ma semplicemente una maglia bassa, vedete, in ogni punto sottostante. Adesso guardate, è semplice insomma individuare il punto. Adesso abbiamo questo filo, vedete, più morbido, noi lo vediamo sporgere, vedete? Entriamo in questo filo prendendo 2 fili, quindi non ne prendete solo uno, ma ne prendiamo 2 perché così il punto è più stretto, è più stabile. Fatto questo, vedete, tra i 2 c'è questo spazio che noi non riusciamo a vedere, ma è qui che andiamo ad entrare per lavorare un altro punto. Subito dopo abbiamo il filo, vedete, molto visibile, quindi più lento. Entriamo prendendo sempre 2 fili, vedete, in questa maniera qui e lavoriamo una maglia bassa. Adesso tra le 2 lavorazioni abbiamo questo punto, lo allarghiamo un po' e qui andiamo a lavorare un'altra maglia bassa. Qui abbiamo il filo, vedete, più lento, quindi più visibile per noi, maglia bassa. Tra i 2 c'è questo spazio, entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Quindi andate a lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare all'angolo. Quando arrivo, vedete, nel punto, quindi nel mio angolo, anche qui entro e lavoro 2 maglie basse nell'angolo, quindi per girare il mio lavoro. Quindi io a questo punto ho sul mio uncinetto, cioè alla fine ovviamente della mia riga, io ho con questo per girare 112 maglie basse, ok? Adesso entro nel prossimo, vedete, quindi dove ho realizzato la catenella, portiamo dietro anche il filo iniziale, questo qua, che dopo andiamo a saldare. Entriamo semplicemente, guardate, in ogni punto e lavoriamo delle maglie basse.
nel nostro angolo di nuovo 2 maglie basse e proseguiamo dall'altro lato. Quindi come potete vedere io ho completato, vedete, il giro tutto intorno e torno proprio dove ho iniziato, in questa maniera qui. Quindi lavoro l'ultimo punto, praticamente vedete io i 2 punti che ho girato, lavoro solo l'ultimo punto e qui taglio un po' di filo abbondante, dove praticamente dopo magari lo userò per andare a cucire il laterale al pannello. Quindi ecco che lascio un po' di filo, insomma, in questa maniera qui. Adesso dobbiamo andare praticamente a lavorare i nostri pannelli. Allora, io andrò a lavorare il pannello direttamente alla borsa. Quindi che cosa faccio per capire come devo, no, regolarmi con la larghezza? Quindi a che punto devo iniziare a lavorare? Allora, questa cosa qui la facciamo sempre con il metro per renderci conto. Quindi io prendo il mio metro e vado a misurare l'altezza praticamente che io voglio per il mio laterale. Quindi prendo il mio metro e io voglio che sia un'altezza di circa 13, centimetri, quindi faccio in questa maniera qui e qui vedete vado a mettere un marcapunti, quindi qui ho il metro e qui ho un punto, metto il mio marcapunti in questa maniera qui, ok? Ovviamente adesso vado a contare i miei punti, quanti punti ho per questa altezza, vado a mettere il marcapunti da quest'altro lato. Allora io ho contato i miei punti e ho 27 maglie basse, quindi su questo laterale e 27 anche dall'altra parte. Allora sul centro io adesso vado a misurare, poi vi dico anche che larghezza ho. Ho una larghezza, quindi significa che il mio pannello, quello davanti e quello dietro, avrà una larghezza di circa, quindi 28 centimetri, ecco qua, ok? Quindi questa sarà la base, ok, il fondo della nostra borsetta. Andiamo adesso a lavorare, potete lavorare dei pannelli come abbiamo lavorato ovviamente la nostra striscia, o andare a lavorare direttamente alla base. Adesso andiamo e vi faccio vedere io come la realizzo. Allora uncinettine, io ho proseguito per un pannello per farvi vedere la lavorazione e lavoriamo insieme l'altro. Allora vi faccio vedere quante righe ho realizzato per il pannello che sarà il nostro davanti. Quindi iniziamo con la maglia bassa, inizieremo insieme dall'altro lato e contiamo una riga, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 righe più l'ultima riga a maglia bassa 28 righe. Quindi noi andiamo a realizzare il pannello, quello là frontale, quindi dove andrà poi appoggiata la nostra chiusura, di 28 righe totali. Questa sarà pressappoco di circa 13,5 centimetri. Ecco qua, quindi sarà la stessa altezza ovviamente del nostro laterale, ok? Quindi noi, se sviluppiamo altre misure, dobbiamo tenere presente che andremo a lavorare la stessa altezza del nostro laterale. Adesso andiamo ad iniziare ovviamente dall'altro lato, dove qui inseriremo anche quella che sarà la nostra patella, quindi la nostra chiusura, quindi questo pannello dovrà essere più alto. Iniziamo la nostra lavorazione dove abbiamo, vedete, sul diritto le nostre maglie basse del laterale, quindi vedete qui abbiamo le maglie basse, noi dobbiamo entrare in questa maniera qui, quindi non dall'altro verso, vedete che si presentano così, ma così. Qui ho dal primo marcapunti, questo di colore celeste, a quello rosa, 59 maglie basse. Inizio in questa maniera qui, tolgo il mio marcapunti, entro e mi aggancio con il filato realizzando una catenella in questa maniera. Entro in ogni punto che segue, porto anche la mia codina dietro con delle semplici maglie basse,
quindi entriamo, vedete, semplicemente lavorando delle maglie basse prendendo entrambe le asole, così. In ogni punto maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivo dove ho, vedete, l'altro marcapunti, lo tolgo e lavoro l'ultima maglia bassa per questa riga. Adesso giriamo il nostro lavoro in questa maniera qui e iniziamo la lavorazione del nostro punto. Adesso vedete, io entro proprio nel primissimo punto dove ho l'uncinetto, quindi entro all'interno, lavoro una maglia bassissima come abbiamo fatto fino adesso e una maglia mezza alta. Saltiamo un punto, quindi vedete, noi il punto lo saltiamo sempre, saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e di nuovo una maglia bassissima, una maglia mezza alta. Salto di nuovo, vedete, questo punto lo salto, entro nel prossimo e di nuovo una maglia bassissima e una maglia mezza alta. Salto di nuovo il punto subito dopo, entro nell'altro, una maglia bassissima, una maglia mezza alta e ripetiamo questa lavorazione fino ad arrivare dove abbiamo la catenella che ci siamo agganciati a maglia bassa. Quando arriviamo, vedete, alla fine, qui abbiamo un punto e qui abbiamo praticamente dove ci siamo agganciate, vedete, con la catenella. Allora, se non vi trovate e avete i miei stessi punti come vi ho detto, sicuramente o avete saltato un punto in più o comunque avete sbagliato qualcosa, quindi vedete bene come inizio e come finisco. Quindi dicevo, qui ho un punto che è quello che devo saltare, questo qua della catenella è poco visibile, quindi andate ad individuarlo bene, vedete, quindi salto questo, devo entrare in questo qui, ok, guardate, ho saltato uno, entro in questo e lavoro la maglia bassissima, filo sull'uncinetto e di nuovo la mezza maglia alta. Giriamo il nostro lavoro in questa maniera qui. Adesso ci troviamo così, guardate, io ho qui il punto, vedete, dove c'è l'uncinetto, vedete, eccolo qua, quindi è un punto, io entro in questo, vedete, subito dopo, quindi non dove ho l'uncinetto qui, ma qui, e lavoro di nuovo maglia bassissima e maglia mezza alta, così. Salto, vedete, il punto, questo dove ho le lineette, entro in quello dopo, quindi salto questo, entro in questo e di nuovo il mio punto, maglia bassissima, maglia mezza alta. Di nuovo salto il punto, quello dove abbiamo, vedete, le lineette oblique, entro in quello dopo, maglia bassissima, maglia mezza alta. E di nuovo salto questo punto, vedete dove ho le lineette, lo salto e entro in quello dopo che è un pochino, vedete, più stretto rispetto a quell'altro, maglia bassissima, maglia mezza alta. Quindi adesso andiamo a proseguire. Voi già avete visto la lavorazione con il pannello, è la stessissima. Quando arriviamo di qua giriamo sempre il nostro lavoro. Adesso vado a proseguire per le righe del pannello frontale, così vi ricordate che dovete lavorare un pannello di una certa altezza e l'altro di un altro, quindi vado a proseguire e poi vi faccio vedere. Allora ragazzi, vi volevo far vedere, nel caso voleste fare il modello senza la patella davanti, basterà fare le 27 righe come abbiamo fatto da quest'altro lato, vedete, e quindi i due pannelli saranno praticamente, scusate, uguali, identici, ok? Quindi lavorate le nostre 27 righe. Per il nostro progetto da un lato chiudiamo lavorando l'ultima riga, quindi la 28esima riga a maglia bassa.
Adesso io qua ho lavorato le 27 righe, non farò il punto di maglia bassa perché vado a proseguire per realizzare anche la patella di chiusura, quindi io qua vado a proseguire oltre le 27 righe, non lavoriamo ancora la maglia bassa ma la lavoreremo alla fine delle nostre righe totali, quindi io vado a proseguire e vi dico per il lato, quindi per il pannello retro quante maglie, quante righe ho realizzato. Allora, io ho lavorato in totale 56 righe, quindi la prima a maglia bassa, dove abbiamo iniziato insieme, e altre 55 righe della variante del punto crunch o punto lineette. Adesso abbiamo iniziato con un giro di maglie basse e dobbiamo terminare con l'ultimo giro di maglie basse, quindi io mi trovo in questa maniera qui, giro il mio lavoro e vado a lavorare quella che è la 57esima riga, quindi totale avremo 57 righe per il pannello completo di patella. Quindi io sono così, vedete? Qui ho il mio filo, entro nel punto subito dopo e inizio a lavorare in ogni punto, quindi non salto nessun punto le mie maglie basse. Così in ogni punto entriamo lavorando, vedete, delle maglie basse così. Quindi individuate sempre i punti ed entriamo all'interno lavorando delle maglie basse. Quindi andiamo a completare il giro di maglie basse fino ad arrivare alla fine della riga. Una volta vedete che abbiamo completato la nostra riga, il lavoro si va presentando in questa maniera qui. Adesso tagliamo ovviamente il nostro filo, io lo tiro semplicemente così e dopo lo porterò nel lavoro, insomma andando a nasconderlo ovviamente. Adesso dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno, ovviamente sia da questo pannello che dall'altro. Da questo vedete io già ho lavorato un punto tutto intorno a maglia bassa, come potete vedere, eccolo qua, tutto intorno, e faremo la stessissima cosa anche di qua. Quindi riprendiamo il nostro filo, andiamo nei lati. Allora, noi dobbiamo tenere conto di una cosa importante, vedete la lavorazione, questa è una riga e questa è l'altra riga. Quando andremo a cucire, noi dobbiamo tenere conto che queste righe di lavorazione, quindi del punto della variante crunch, debbano combaciare, quindi dobbiamo fare attenzione a questa cosa qui. Adesso io, guardate, sono nei lati, così guardate, questo è il primo giro di maglia bassa che io mi sono legata al pannello, quindi entro in questo primo giro, quindi di maglia bassa, in questa maniera qui, e vado a realizzare, ad agganciarmi quindi con una catenella in questa maniera qui. Adesso entro in tutti i punti che devo andare a lavorare, quindi entro nel primo punto, nella prima riga, scusate, prendendo sempre due fili, vi raccomando, in modo che il punto sia più solido. Allargo un po' il punto, vedete, perché qui c'è un'altra riga dove vedo questa lineetta e un'altra riga, quindi allargo un po' il punto, mi faccio lo spazio e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo qui ho il punto, vedete, crunch, entro all'interno e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo qui ho il punto, vedete, con la lineetta così, quindi allargo un pochino, ecco qua, e lavoro la maglia bassa. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare al nostro primo angolo. Una volta vedete che arriviamo nell'ultimo punto, questa è come si presenta la lavorazione. Adesso vedete io sono entrata nell'ultimo punto laterale, adesso individuo il punto basso, vedete, sopra, perché noi qua abbiamo lavorato l'ultima riga a maglia bassa, quindi individuo qual è il punto, eccolo qua, ed entro qui in questa maniera, quindi 1 e 2, quindi 2 maglie basse che serviranno, vedete, per girare il lavoro. Entro nella prossima maglia, lavoro una maglia bassa, chiaramente qui vediamo benissimo i punti perché ci sono le nostre maglie basse. Adesso andiamo a proseguire a maglia bassa fino ad arrivare all'altro angolo, anche qui per girare lavoreremo 2 maglie basse e poi nei lati andiamo a lavorare le nostre maglie basse come abbiamo fatto dall'altro lato. Adesso guardate, io arrivo praticamente alla fine, ho completato il giro,
mi trovo così, vedete, qui dovrà andare la cucitura. Io quindi ho l'ultimo punto qui, che cosa faccio? Taglio un po' di filo abbondante e tiro il mio filo così, in questa maniera qui. Tenendo conto che dobbiamo cucire, io vado, vedete, a chiudere questa lavorazione nel prossimo punto, che è, vedete, il punto, questo qua, della maglia bassa. Quindi entro così, quindi guardate, entro in questa maniera qui, prendo il filo e tiro così. Guardate, il filo lo porto sul davanti, in questa maniera, entro al centro del punto, prendo il filo e dietro così. E questo filo ovviamente ci servirà, lo useremo per andare a cucire il laterale alla nostra borsa. Ok, quindi tirate un pochino così ed ecco qua. Adesso prima di andare a cucire, innanzitutto andiamo a pulire tutti i fili, quelli praticamente, vedete, dove abbiamo unito magari il cordino e così via, quindi andiamo a pulirla e poi dalla nostra sagoma tagliamo anche la fodera. Io vado a tagliare una sagoma con la fodera di feltro, in modo che poi dopo la borsa si mantiene bella rigida. Guardate, io ho tagliato la mia fodera, vedete? Proprio dal pannello, e come potete vedere è leggermente più piccola della borsa sottostante, vedete? Perché chiaramente quando andrò adesso a cucire la mia fodera prenderà uno spessore nei lati, siccome è di 3 mm ovviamente insomma, è abbastanza spesso, vedete, il feltro, e quindi tengo conto anche di questo. Quindi quando andate a tagliarla ovviamente deve essere più stretta ai margini. Ok, adesso andiamo a cucire prima la borsa e poi dopo cuciamo la fodera e la inseriamo. Iniziamo la cucitura del pannello anteriore, sarebbe quello con meno righe. Allora, una cosa fondamentale, guardate, noi dobbiamo lasciare, questa è la prima riga, vedete, del nostro laterale e questa è del nostro pannello. Queste righe devono combaciare, quindi significa che io piego così e devo far combaciare, vedete, le due righe, quindi mi appoggio in questa maniera qui c'è la riga con le lineette, qui c'è l'altra riga con le lineette e faccio così. Quindi questo significa che per combaciare io devo andare qui, vedete, nel primo punto. Allora, il metodo di cucitura è un pochino opzionale, nel senso che io vado a cucire così, ma se avete un metodo che per voi è più bello esteticamente, vi piace di più, ovviamente seguite quello. Adesso guardate, entriamo qui e qui, in questa maniera qui, e vado a chiudere. Di nuovo vado dove ho il filo, vado nei lati e vado a chiudere frontalmente. Qui ho il filo, entro in quello a fianco e di fronte e faccio questo ovviamente fino ad arrivare alla fine della riga. Adesso guardate, io arrivo alla fine quando ho quasi completato la mia cucitura. Adesso io ogni volta che ho girato ho lavorato, vedete, 2 maglie basse, ve lo dico così voi capite bene dove entrate. Qui ci sono 2 maglie basse nello stesso punto. Siamo entrati nella prima, entriamo anche nella seconda, quindi in questa che ha i lati, ed entriamo nella prima praticamente della riga, quindi subito dopo le 2 maglie basse, quindi questo aumento laterale, entriamo anche in questa e in quella ovviamente frontale e andiamo a chiudere. Adesso entriamo di nuovo, vedete, come se tornassimo indietro e di nuovo sul davanti, quindi andiamo un po' avanti e indietro perché dobbiamo, vedete, saldare, quindi chiudere bene questo punto. Fatto questo, entriamo ovviamente all'interno del lavoro e andiamo sempre a nascondere il nostro filo. In questa maniera qui abbiamo realizzato, vedete, la prima chiusura. Ovviamente andiamo a chiudere anche l'altro lato, quindi della parte anteriore, e poi insieme chiudiamo questo lato qui. Adesso vedete, io ho praticamente sul pannello, quello che ho già cucito, quello anteriore, io ho queste righe, vedete? Quindi le linee, quelle con le lineette, le vado a contare e nel mio caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Quindi, tenendo conto che questo chiaramente è più lungo, io vado a contare 13 e qui vedete metto il marcapunti. Perché? Perché così so che non mi devo assolutamente confondere, ma andrò a chiudere, che saranno visibili le stesse righe, vedete che devono sempre combaciare. Quindi voi mentre andate a cucire, vedete, andiamo sempre a combaciare le righe. Quindi qui ho il mio filo, entro frontalmente e vado a cucire come vi ho fatto già vedere, tenendo conto che le righe da questo lato e qui devono, vedete, combaciare. Quindi dobbiamo fare solo questa piccola attenzione, perché anche se è vero che il lavoro è scuro nel nostro caso, ma comunque altrimenti sarà evidente. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui, andando a cucire fino ad arrivare dove abbiamo messo il marcapunti. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti e chiaramente c'è un punto in più, una riga in più, perché è la riga che dall'altro lato abbiamo a maglia bassa, quindi non vi preoccupate. Togliamo il nostro marcapunti e andiamo a lavorare gli ultimi punti per la chiusura. Ovviamente, vedete, qui abbiamo quest'altro punto, noi entriamo lo stesso dentro perché dobbiamo chiudere bene questo che è, vedete, il bordo della nostra pochette. Quindi entriamo così, vedete, chiudiamo bene al pannello i laterali in questa maniera. Ovviamente, come già vi ho detto, mi ripeto, se avete un sistema dove è più in sintonia o vi piace di più, ovviamente usate quello tranquillamente. Andiamo all'interno e nascondiamo il nostro filo, ovviamente. Allora, vi volevo far vedere, prima di andare a cucire la fodera, io l'ho messa all'interno, quindi non l'ho ancora cucita, semplicemente per vedere se le misure vanno bene. Allora, metto un po' a fuoco, ho difficoltà con la messa a fuoco, quindi la misura va bene. Adesso, prima di cucire sempre la fodera di feltro, io vado a rivestirla con questa fantasia, perché così quando si apre la borsa ovviamente è più bella. Semplicemente vado a rivestirla in una maniera molto molto semplice con della colla a caldo e chiaramente poi andrà cucita perfettamente alla borsa. Ho rivestito, vedete, la mia fodera. Allora, questo sarà il retro, ovviamente la parte che non è visibile, che non è un bel vedere, ma non ci interessa perché questa è la parte retro. Quindi vedete, ho semplicemente attaccato con della colla a caldo. Ovviamente l'ho fatto un po' più distante dai bordi perché qua andremo a fare delle cuciture con ago, ok? Ecco come si presenterà la nostra fodera, che abbinata ovviamente alla nostra borsa sarà veramente un tocco di eleganza. Quindi le nostre borse veramente non avranno niente da invidiare a quelle, insomma, dei brand famosi. Ora io vado a cucire i laterali. Questo lo facciamo sempre con ago e filo. Possiamo usare sia il filo di nylon e sia un filo di cotone tipo quello da ricamo. Io consiglio quello e non il cotone perché può con il tempo, insomma, spezzarsi, è un po' più sottile. Quindi decidete voi, insomma, con quale filo volete andare a cucire e poi andiamo ad infilare la nostra fodera nella borsa e prendiamo la misura per la chiusura. Allora vi faccio vedere anche, vedete, una volta che abbiamo chiuso, quindi abbiamo preso le misure, siamo sicure che va benissimo, andiamo a cucire. Vedete, nei lati io ho cucito con del filo di nylon, vedete, perché è molto resistente, da 0,40 mm, quindi è ottimo per le cuciture. Ecco qua, vedete, ho cucito nei lati, quindi rigorosamente andiamo a cucire a mano la fodera. È chiaro che se vi abbiamo una macchina da cucire abbastanza resistente, adatta a questo tipo di filato così spesso, potete farlo anche a macchina. Quindi la fodera, vedete, rivestita si presenterà così. Andiamo adesso a posizionare la nostra chiusura. Io vado ad usare questa, vedete, che è molto comoda, ma è anche facilissima da posizionare. Porta delle viti, ecco, e porta anche la piastrina in metallo dietro. Allora, il verso per essere posizionato, questa è la borsa ovviamente, vedete, noi dobbiamo posizionarla in questa maniera qui, quindi così, le nostre viti, quindi i fori, andranno verso l'interno, quindi tenete presente che va posizionata in questa maniera qui. Adesso andiamo a centrare quello che è il punto preciso della metà della nostra patella. Allora, guardate bene come si fissa la parte superiore. Allora, questa è, vedete, una chiusura di una larghezza di 5 cm, ok? Quindi la metà
ce la ritroviamo, vedete, a 2,5. Quindi io centro precisamente prima il punto, vedete, io l'ho centrato con l'ago per farvi vedere. Dopo vado anche a controllare con il metro se sono stata precisa. Allora io qui ho 12,5 e qui ho 12,5. Ok, quindi voi dovete avere praticamente più o meno la stessa larghezza. È ovvio che le lavorazioni a volte non sembrano tanto precise, ovviamente fatte a mano, quindi ho contato anche questi, vedete, questi che sono i trattini di lungo, vedete così, quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e qui vedete il tredicesimo. Qui ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi io per una maggior sicurezza ho guardato tutti questi dettagli. Una volta che l'abbiamo posizionata dobbiamo ovviamente andare a mettere questi cosini che vengono dati, queste vitarelle che vengono date in dotazione. Quindi io giro, quindi fate attenzione a non ovviamente così, vedete, giro e vado ovviamente a fissare. Allora ci occorrerà, vedete, questo piccolo giravite. Allora ci assicuriamo ovviamente che il tessuto deve arrivare fin giù, quindi assicuratevi di questo, ovviamente passerà attraverso il tessuto e andrà ovviamente a fissarlo. Ok, fatto questo ovviamente andiamo ad avvitare anche le altre due. Allora guardate, io l'ho fissata, una volta che l'abbiamo fissata facciamo in questa maniera qui per essere sicuri che l'abbiamo legata bene. Ok, fatto questo adesso andiamo ad inserire la fodera. Quindi ecco, guardate la linea che assumerà la borsa, vedete, bella rigida, quindi veramente un effetto molto molto bello. Allora, siccome il mio feltro è molto spesso, io non sono riuscita ad infilarla all'interno della chiusura, perché vedete, guardate quanto è spesso. Ovviamente voi se usate un tessuto un po' più leggero, oppure potete optare che magari questa parte qua la fate di un tessuto più leggero e solo l'interno più rigido, insomma valutate voi. Io qui solo a questa parte andrò a mettere della colla che salda metallo e stoffa insieme, poi magari in qualche altro tutorial ve la faccio vedere perché adesso l'ho finita, però insomma farò questa piccola insomma questo piccolo accorgimento. Adesso andiamo a realizzare due di questi che andranno, vedete, nei lati, dove praticamente noi poi andremo ad infilare il nostro anello. Per la nostra asolina ovviamente dovete valutare quali anelli avete. Io vedete questo tipo un po' più piccolino e quindi con questo modello qui non vado bene di asola, quindi andrò a realizzare questa, vedete che dopo non ho nessuna difficoltà ad infilarla all'interno. Quindi in maniera molto semplice la realizziamo così. Andiamo a mettere su 8 catenelle, quindi con lo stesso filato ovviamente della borsa, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Entriamo all'interno del punto subito dopo e lavoriamo tutti i punti a maglia bassa fino ad arrivare alla fine. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto entriamo e lavoriamo 3 maglie basse che saranno il nostro aumento. Io la codina non me la porto perché questa la userò per fissare l'asola, quindi lavoro all'interno, vedete, dello stesso foro anche 3 maglie basse, quindi è un aumento a tutti gli effetti, quindi 3 maglie basse nell'ultimo punto, quindi giriamo il nostro lavoro, vedete, in questa maniera qui e subito nel punto successivo maglie basse, quindi maglie basse fino ad arrivare dall'altro lato ovviamente, dove lavoreremo anche là le ultime 3 maglie basse. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto lavoriamo 1 2 e 3 maglie basse ed ecco la nostra solina. Tagliamo un po' di filo più abbondante, così andremo anche a cucire, e vado ovviamente a chiudere il mio punto in questa maniera qui. Entro da dietro con l'uncinetto
in questa maniera qui, e dove ho, allora scusatemi, allora entro in questa maniera e rientro, vedete, al centro qui, e questo filo ovviamente lo vado ad usare per andare a fissare la mia asola. Andiamo adesso a fissare la nostra asola alla borsa. Appoggio, vedete, la mia asola così, 1 2 3 e 4, questo punto, 1 2 3 e 4, quindi isolo i due punti centrali e inizio ad entrare, vedete, entro così e così, poi entro nei lati e frontalmente di nuovo, nei lati e frontalmente di nuovo. Andiamo proprio a fissare questa parte in questa maniera qui, entrando chiaramente e uscendo dalle soline laterali, anche qui vedete, un po' nei lati e dentro così. Quindi la parte, diciamo, superiore deve essere fissata al nostro lavoro. Quindi andate a fissare più o meno un angolino, vedete, così, quindi una curva così alla borsa. Quindi una volta, vedete, che io ho fissato l'asola, ho cucito, vedete, questa curva solo e questa curva, e lascio questo spazio in modo che l'anellino può entrare, vedete, senza nessuna difficoltà, ok, per attaccare poi il nostro manico. Ne possiamo mettere anche due, io adesso non so se ne metto due, magari blocco, vado a fare una cucitura solo al centro, lasciando quindi le due parti aperte così, vedete, questa è un'opzione, io non lo so se la farò, però magari potete vedere, magari nella foto iniziale avete visto come ho fatto, così sotto metto l'anellino per la tracolla lunga e sopra quello per la tracolla a mano, possiamo fare anche così, quindi insomma è opzionale. Ovviamente adesso andate a fissare anche da quest'altro lato e iniziamo a cucire la nostra fodera. Allora la fodera iniziamo a cucirla prima sopra qui lasciamo ancora libero perché dobbiamo andare, dopo aver fissato questo pannello, andiamo a fissare la chiusura, ovviamente dove andrà a chiudersi la parte superiore, ok? Quindi adesso con ago e filo vado a cucire. Allora vi do delle dritte per la cucitura. Come già vi ho detto, potete cucire con il filo, io consiglio filo di nylon oppure consiglio il filo, quello là per il ricamo, perché è spesso e quindi difficilmente si rompe. Adesso guardate, anche se voi vedete, vi sembra che il pannello sia piccolo, non vi preoccupate, andate a stendere il lavoro, quindi è importante che stendiate il lavoro, e la cucitura, vedete, io la vado a fare pari pari seguendo una linea guida, quindi andrò a cucire sempre in questa maniera qui, vedete, seguirò una linea guida. Quindi dove ho realizzato, vedete, la maglia bassa, io vado a seguire questa linea guida e man mano andrò a cucire così, perché alla fine del lavoro il mio pannello risulterà preciso e compatto in base, insomma, alla cucitura che ho fatto lineare. Quindi non andate a dare dei punti un po' come capita, altrimenti dopo la borsa non è lineare. Quando andate a chiuderla, anche se l'abbiamo fatta di un colore scuro, però sarà leggermente più storta, diciamo, ok? Quindi io vado a fare questa cucitura solo al pannello nei laterali. Una volta, vedete, che io ho cucito, vedete questo bordino, vedete, della lavorazione precisamente uguale da tutti i lati, e quindi quando vado a chiudere, vedete, la mia borsa avrà questa lavorazione tesa e veramente precisa, ok? Adesso ovviamente noi, per andare a prendere la misura, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a piegare il pannello in questa maniera, sia di qua che di là. Allora, come vi dicevo, noi dobbiamo, vedete, andare a fare in questa maniera qui. Io piego il pannello così, quindi questo è lo spessore ovviamente che prenderà sia di qua che di là. Quindi vedete, lo appoggio delicatamente per capire come devo prendere la misura. Fatto questo, quindi vado a controllare bene che ho preso bene la misura, appoggio così in questa maniera qui e ora mi prendo la misura. Come faccio a prendere la misura? Allora, ovviamente centriamo sempre il centro della borsa e andate sempre a centrarlo, perché così è ovvio che non sbagliate. Adesso io devo calcolare che all'interno, vedete, di questi fori andrà la chiusura, quindi io la salgo leggermente e faccio in questa maniera qui, quindi vado a capire più o meno l'altezza che deve avere la chiusura, quindi questa è l'altezza, vedete, così,
ok? Quindi ho preso per così dire la misura, ma adesso vado a inserire precisamente, vedete, io sono qui, vado a scendere un pochino e qui dove ho questi, vedete, queste lineette orizzontali, vado a mettere questo ago centrale, così io so che più o meno deve essere qua. Andiamo prima a centrare ovviamente precisamente il centro della borsa, anche se noi lo possiamo fare anche così, guardate, non è che noi non lo possiamo fare, però è sempre meglio andare sempre a centrare, vedete, in questa maniera, che questo è il centro, e poi da questa parte qua io so che il mio, vedete, la chiusura dovrà essere da qui, l'altezza dove ho messo l'ago, centro, e poi la vado a posizionare ovviamente. Quindi se vogliamo metterla precisamente, noi qua abbiamo contato 13, vi ricordate, 13 di queste lineette orizzontali. Facciamo la stessissima cosa qui, prendiamo la nostra placchettina, adesso non vedo dov'è, vabbè, adesso la prendo, vi faccio vedere. Facciamo così, guardate, sempre questo caso da destra, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, vedete 13. Da quest'altro lato facciamo la stessa cosa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. L'ago ci servirà, dove ho messo l'ago, solo per capire praticamente quella che deve essere la mia praticamente posizione dove devo mettere. Ovviamente io devo metterla, vedete, con questa parte superiore, non deve andare sotto all'ago, ma deve andare proprio pari pari, vedete, in questa maniera qui. Quindi io lo devo posizionare così, guardate, l'ago sta messo così, io lo devo posizionare così. Quindi vado adesso a mettere la mia placchetta sotto e vi faccio vedere. Quindi ragazzi, guardate, la placchetta viene fissata in questa maniera qui, questa parte qui andrà dietro, quindi va dietro, e dai fori praticamente non faremo altro che appoggiarla così, quindi questa viene appoggiata qui, questa all'interno, e poi vado praticamente, vedete, con le viti ad avvitare le 4 viti all'interno qui, ok? Adesso in video mi è un po' più difficile farvelo vedere, però ovviamente noi andiamo a, ecco perché non abbiamo ancora cucito, vedete, possiamo anche sfilare la fodera, andiamo ad appoggiare così in maniera precisa, tenendo conto dei punti che dobbiamo mettere precisi, così la placchetta dietro, e ovviamente da dietro andiamo a fissare le 4 viti. E quindi questo lavoro, anche se può sembrare complicato in video, vi dico che è molto semplice. Quindi adesso vado a fissare le viti e vi faccio vedere. Allora ragazze, vi faccio vedere, ho seguito, guardate, quindi la linea guida delle lineette, vedete, qui finisce un'altra, ecco qua centrale, e all'interno, vedete, dovrà essere così. Quindi questo è, diciamo che individuare i foretti dal tessuto è un po' più antipatico, però vedete è bella ferma, quindi è bella resistente. Adesso andiamo ovviamente a rinfilare di nuovo la fodera. Chiaramente una volta che abbiamo infilato, vedete, la fodera, andiamo sempre a controllare se abbiamo fatto bene, quindi andiamo, prima di andare a cucire la fodera ovviamente, vedete, andiamo a vedere se ci troviamo con la chiusura e se è centrata, e direi proprio di sì. Ecco qua, ok? Adesso quindi possiamo tranquillamente andare a cucire queste altre parti mancanti alla borsa. Allora io ho completato, vedete, ho cucito tutto intorno, quindi anche a questa parte qua, e adesso vedete posso tranquillamente chiudere la mia borsa in questa maniera e la vado ovviamente a sistemare, ed eccola qui, ok? Adesso andiamo a posizionare i nostri anelli. Io adesso vado ad adattare questo manico che fa parte del kit sempre di filati 3 sfere. Ovviamente voi potete anche farlo con lo stesso tessuto, con lo stesso filato, insomma, che abbiamo fatto la borsa. Tenete conto che io per solo la borsa vado ad usare una sola rocchetta. Se voi volete fare anche i manici e il restante degli accessori, quindi anche la tracolla, avete bisogno ovviamente di più filato. Adesso andiamo ad usare questo kit di viti e un moschettone sia a destra che a sinistra. Pieghiamo, vedete, in questa maniera qui. Nella parte visibile andiamo a mettere questa parte, vedete, lucida,
così. Nella parte invece interna andiamo a mettere la parte dove ovviamente si va ad avvitare e andiamo ad avvitare, facciamo prima un po' con le manine e poi andiamo a stringere ovviamente ad avvitare. Una volta vedete che abbiamo avvitato bene bene sia di qua ovviamente che da quest'altra parte, possiamo andare a fissare il nostro manico alla borsa. Quindi io farò in questa maniera qui e poi in questa maniera qui. Ed ecco che, come potete vedere, la mia borsa è terminata. Quindi una volta che il nostro tutorial è terminato, la borsa si presenterà in questa maniera qui. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito, grazie di aver realizzato la vostra lezione e vi saluto al prossimo tutorial.